In molti videogiochi le tue scelte influenzano molto la tua esperienza di gioco. In alcuni le scelte che farai scriveranno proprio la tua storia, in altri una tua singola scelta ti farà vedere direttamente la conseguenza che causerai, mentre in altre la cosa sarà un po' più sottile e non riuscirai ad attribuire il risultato a una scelta specifica, ma sarà tutto un po' più vago. La stessa cosa succede nella vita. La tua vita è fatta di scelte. Alcune influenzano proprio il tuo medio-lungo termine, alcune hanno effetto solamente sull'immediato presente, altre sono totalmente indifferenti. Quindi avrai capito che oggi ti parlo di scelte. Imparare a distinguere le scelte che avranno una grande influenza nella tua vita da quelle indifferenti diventa importantissimo. Oggi ti parlerò di questo e te ne parlerò in maniera un po' più riflessiva rispetto al solito, quindi senza i classici passaggi molto pratici e molto cadenzati, ma in un modo un po' più libero, un po' più da ti lascio uno spunto. Ciao, io sono Manuela e questa è Guida Strategica. Se sei un gamer o un amante degli anime, iscriviti al canale e clicca sulla campanellina per attivare le notifiche, perché qui ti parlerò sempre di crescita personale, spiegata attraverso i videogiochi o gli anime. Partiamo da un punto fondamentale, ossia noi scegliamo continuamente. Alcune scelte sono consce, coscienti, altre sono inconsce, cioè le facciamo senza rendercene conto e partono dal momento del risveglio, dal momento in cui ti suona la sveglia e decidi se rimandarla oppure alzarti subito, decidi che cosa mangiare per colazione, ti chiedi se hai tempo per un caffè e cose del genere. Allo stesso modo nel mondo del gaming, iniziamo a prendere scelte ancora prima di iniziare a giocare. Infatti iniziamo a prendere la scelta del a che cosa gioco oggi? E non so come per te, ma per me il decidere a che cosa giocare è un momento di profonda riflessione, perché valuto quanto tempo ci investirò, quanto è lungo il gioco, quanto è impegnativo, quanta energia mi richiede, qual è il mood che ho oggi e mille altre cose. Alla fine però scelgo anche un po' a cuore, Ma ancora prima di tutto questo, scegliamo se iniziare una sessione di gioco. E come lo fai tu? Scegli coscientemente di prenderti del tempo per giocare o semplicemente da abitudine ti siedi davanti al divano, prendi in mano il controller e passi le successive 5 ore così? Ognuno di noi ha una percentuale di scelta emotiva e una percentuale di scelta analitica, diciamo, ma indipendentemente ognuno di noi sceglie costantemente. La tua vita è costellata di scelte e che tu lo voglia oppure no, sarà comunque tua la responsabilità di prendere delle scelte che ti possono portare verso i tuoi obiettivi o che ti portino da qualche parte a caso. E questo mi fa ricollegare ad un altro argomento molto importante, ossia la libertà che ognuno sente di avere riguardo ad una scelta. Ossia, a volte sentiamo di non poter davvero scegliere, o magari di avere scelte obbligate. Ad esempio, anche nei videogiochi c'è chi vuole avere un'ampia scelta, la possibilità di scegliere l'approccio, scegliere se fare uno stealth o un action, scegliere la difficoltà del gioco, i finali multipli, le modalità e mille altre cose. E se queste cose non ci sono, ci sembra che il gioco sia troppo lineare, che non ci sia la possibilità di scelta, di personalizzazione dell'esperienza di gioco. Ciò che a volte dimentichiamo però è che indipendentemente da quanta libertà ci lascia il gioco in sé, noi abbiamo comunque la libertà di scegliere come vivere quell'esperienza. E la stessa cosa nella vita, quando ti senti bloccato, quando senti di non avere la possibilità di scegliere come vuoi vivere. In realtà è la stessa cosa. Sei tu a scegliere come vivere l'esperienza, come affrontarla, come reagire a ciò che la vita un po' ti impone. Infatti non esiste un solo modo di giocare, come non esiste un solo modo di vivere e davanti allo stesso videogioco due persone vivono l'esperienza in maniera diversa. Stessa cosa nella vita. Davanti alle cose che accadono, le persone reagiscono in maniera diversa e si portano a casa qualcosa di diverso. E questo dipende più che da che cosa giochi, proprio dal modo in cui decidi di affrontare il videogioco, dal modo in cui lo vivi.
Facciamo un esempio sulla scelta del videogioco. Per esempio, se tu scegli di giocare ad uno specifico gioco perché ti piace l'ambientazione, oppure scegli di giocare a quel videogioco perché ti piace l'idea della dinamicità del gioco, affronterai quel videogioco in maniera diversa. Se l'hai scelto per l'ambientazione, magari sarai più portato a giocarlo in maniera più riflessiva, più calma, più lenta, mentre se lo hai scelto per la dinamicità vorrai andare là e sfogarti. Ecco quindi che sei tu ad avere il pieno potere sull'esperienza che stai per vivere, se decidi di affrontarla in maniera tranquilla e rilassata oppure in maniera energica e dinamica. E una scelta iniziale non ti porta per forza a fare un percorso obbligato, perché durante quel percorso avrai comunque la possibilità di cambiare approccio, di cambiare la tua mentalità, la tua visione e di farlo in modo cosciente. Allora, io ho una predilezione per gli open world, per i CDR, per quel tipo di giochi in cui hai la possibilità di scegliere tanto, di personalizzare molto la tua esperienza. Però ci sono anche giochi molto lineari che mi hanno colpito davvero tantissimo. Ovviamente questi giochi avevano tanto da offrire, però bisogna anche saperlo cogliere. Facciamo l'esempio di Huey, un videogioco su cui penso di aver già fatto un paio di video perché mi è piaciuto davvero tanto. È molto lineare. Quella è la storia, quella è l'esperienza, devi solo andare avanti e far progredire il gioco e ascoltare la storia che lo sviluppatore ha da raccontarti. Come quasi sempre è un indipendente, quindi lo conoscerete in pochissimi. Spiegato brevemente, sostanzialmente noi gestiamo dei colori in questo videogioco e possiamo switchare tra un colore e l'altro cambiando il colore di sfondo e grazie a questo riuscendo a creare nuovi percorsi o eliminarne alcuni. Basandosi su questo concetto viene raccontata una storia molto bella, quindi se hai voglia te lo consiglio. Ma torniamo alle scelte. Chiaramente ogni scelta comporta anche una conseguenza, che noi speriamo sia positiva, ma che ovviamente non è sempre così. E la cosa bella barra brutta è che essendo che noi abbiamo potere sulle nostre scelte, abbiamo anche la responsabilità delle conseguenze. È vero che il caso ci mette sempre lo zampino o la congiunzione astrale o la sfiga o come le vuoi chiamare, però la gran parte della responsabilità resta comunque a te. E prima riuscirai ad accettare questa cosa, prima riuscirai a modificare la tua vita e portarla su un percorso che sia un po' più conveniente per te. Questo perché finché non inizierai a prenderti la responsabilità delle scelte che hai fatto, non avrai la possibilità di agire su di esse. Perché, insomma, se è sempre colpa di qualcun altro, se è sempre colpa di un fattore esterno, se è sempre colpa della sfiga, se doveva andare così ma è andata così e non è colpa mia e non ci posso fare niente, non ci puoi davvero fare niente. È solo la sfiga o quel qualcun altro che ha causato la conseguenza che ci potrà fare qualcosa, ma tu perdi completamente il potere. Quindi impara a scegliere prendendo coscienza del fatto che le conseguenze saranno una tua responsabilità, ma non vedendo questa cosa come un peso, ma vedendolo come un'opportunità, l'opportunità di prendere in mano la tua vita e il tuo futuro e di avere un ruolo attivo in tutto questo. A volte infatti bisogna anche saper prendere scelte difficili. Però guarda il lato positivo, pensa al gaming. Normalmente prendere una scelta difficile ti porta ad un percorso migliore. Prendi come esempio We Happy Few, un altro indipendente però un po' più conosciutino rispetto agli You, dai. In We Happy Few ti spoilerò i primi 20 secondi di gioco. Quando arrivi alla prima scelta che puoi fare, puoi scegliere se prendere la gioia oppure non prenderla. Quindi questa difficile scelta iniziale. Decidere se alleviare le tue sofferenze e vivere in un mondo colorato, felice e paccioccoso, piuttosto che decidere di affrontare la tua sofferenza. E sai qual è la parte interessante? Che tu puoi realmente scegliere di prendere la gioia. Bene, avrai un bel filmato, molto carino e interessante, in cui sarai felice. Sostanzialmente il gioco finisce. Ecco quindi che alcune scelte saranno difficili, saranno dolorose, ma saranno necessarie a far iniziare un nuovo capitolo nella tua vita, a farti intraprendere un nuovo percorso. Quindi fai la tua scelta. Non è che lo dicevano, insomma, fai la tua scelta. Quindi sarà banale, ma impara a dare importanza alle scelte importanti
e non a quelli che hanno poca influenza. Non sarà così importante quello che sceglierai di mettere oggi, ma è importante scegliere di iniziare quel corso che ti permette di cambiare carriera o dare una nuova prospettiva alla tua vita. Come non è poi così importante scegliere il ristorante in cui andrai stasera, ma è importante scegliere le persone con cui ti circondi. E via dicendo. Ecco, solo un paio di esempi a caso per invitarti ad investire le energie nelle scelte che realmente avranno un peso sulla tua vita. Ora sta a te, scegli se dimenticare le mie riflessioni o farne tesoro. Io per oggi mi fermo qui, come sempre, ti ringrazio di essere arrivato alla fine del video, se ci sei arrivato, e in ogni caso metti un mi piace se ti è piaciuto, condividilo con qualcuno che pensi possa trarre beneficio da queste parole, ma soprattutto iscriviti al canale e clicca sulla campanellina per non perderti i nuovi video e rendere la tua vita migliore grazie alle tue passioni.